Per la prima volta nella storia di Lomac abbiamo provato a immaginare il nostro futuro in maniera un po' diversa da quello che è il ragionamento tipico del nostro tipo di azienda e del nostro tipo di prodotto, cioè immaginare il nostro futuro solo di stagione in stagione, quindi pensare al prodotto o i prodotti per la stagione seguente. Questa volta abbiamo fatto un salto epocale per un'azienda della nostra struttura. Abbiamo immaginato il nostro futuro non più a breve periodo ma a lungo periodo, quindi abbiamo messo sul tavolo tutte le nostre idee, la nostra voglia di creare qualcosa di diverso, questa volta non su un singolo prodotto ma su una gamma. Ragionare in termini di gamma vuol dire stendere un piano industriale, pianificare, cercare di essere razionali, e questo ci ha dato grosso entusiasmo, grossa voglia di crescere non solo a livello di prodotto ma a livello di azienda. È stato per noi uno sforzo non da poco, non nego che sia stato una piccola rivoluzione copernicana all'interno di un'azienda di una struttura molto snella, perché siamo una struttura nata da un'azienda familiare. La scelta di turismo è stata una scelta logica e naturale, nel senso che il nome turismo anzitutto è un omaggio alla storia di Lomac. I primi battelli smontabili di tipo tradizionale di Lomac, che abbiamo commercializzato ancora e prodotto ancora fino a pochi anni fa, si chiamavano Turismo, quindi appartiene alla storia di Lomac. Era già un nome che avevamo iniziato a utilizzare quest'anno per ribattezzare una gamma esistente, ma nel tempo stesso dare un omaggio al passato e avvicinare a quello che è la gamma Gran Turismo, che ci ha dato tanta soddisfazione in questi anni, ci sembrava la scelta più logica e naturale. Abbiamo chiesto a Federico se aveva piacere, se aveva voglia di continuare a sviluppare progetti con noi. Ovviamente la risposta è stata sì, con entusiasmo. Entusiasmo che si è spento un attimo quando gli abbiamo proposto di fare un battello così piccolo, ma subito dopo gli abbiamo spiegato che in realtà noi avevamo un progetto molto più ambizioso, cioè sviluppare un'intera gamma. Con Turismo 7.0 si è aperto un altro capitolo della collaborazione tra me e Lomac. Dopo le due gamme precedenti, che sono Gran Turismo e Adrenalina, abbiamo deciso di crearne una terza che andasse a coprire una nicchia di mercato a nostro avviso lasciata un po' scoperta nel settore dei battelli pneumatici. Abbiamo, per così dire, voluto un po' creare un battello che non c'era e abbiamo quindi ragionato su che cosa potesse il mercato desiderare in questo momento. Il risultato è stato questo 7.0, che è il primo di una serie di battelli che verrà, andando a creare quindi proprio una vera e propria terza gamma che si affiancherà appunto ad Adrenalina e Gran Turismo, e abbiamo voluto che la semplicità fosse il cardine attorno a cui far ruotare tutta la progettazione di questo battello. Abbiamo stilisticamente scelto una strada molto caratterizzata, quindi abbiamo voluto utilizzare linee che strizzano un po' l'occhio al mondo del militare. Questo perché ci è parso che ben potessero coniugarsi con i contenuti che caratterizzano questo battello. Parliamo quindi di robustezza, sicurezza e performance. In questo senso è da sottolineare che la carena è stata sviluppata, come tutti i progetti in Lomac, dedicando molta attenzione alle doti di navigazione. Una carena che fosse in questo caso non votata decisamente alla pura performance, quindi alla velocità massima o alle prestazioni più strabilianti, ma una carena che fosse, userei un termine inglese, heavy duty, un prodotto che potesse essere utilizzabile per una famiglia, per esempio, in qualunque condizione. Ciò ovviamente non esclude la coppia sportiva e non esclude l'utilizzo come piccolo tender, però nel nostro immaginario era una carena e un battello nato per qualunque condizione di mare. A livello di design abbiamo voluto introdurre un concetto di contemporaneità e l'abbiamo fatto avvalendoci di tecniche di modellazione piuttosto particolari.
Penso ad esempio al disegno delle fughe sul TEC, che è stato realizzato ricorrendo alla modellazione parametrica. Un tipo di modellazione che permette al design di concepire forme e distribuirle nello spazio non solo a partire dal proprio gusto e dal proprio occhio, ma facendo ricorso a precisi parametri e formule matematiche, dando così origine a un doppio livello di lettura che l'osservatore percepisce pur non essendo in grado di decifrare, creando così un'esperienza molto interessante per chi osserva il battello. Il debutto ufficiale sarà a Genova, quindi ci vediamo a fine settembre in acqua, con la possibilità di provarlo, e qualche immagine sicuramente spunterà prima, ne sono certo.